Buongiorno tribù. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio. Siamo sempre al Cosevere e abbiamo trovato uno spot, ragazzi, Buon- che sale nella top 10, È nella top 10, questo qua è nella top 10, c'è tramonto e alba. Ovviamente l'alba non siamo riusciti a filmarla perché ci sono sempre le numeri. Guardate, guardate, guardate. Boom. Una vista spettacolare. A 360 gradi. E adesso Andiamo a vederci un l'er- eremo. un eremo, sempre con questa ermita, un eremo. Che eremita, scusate, è in spagnolo. E ragazzi, qua abbiamo dormito Boh, da 10 e lode. da 10 e lode. Siamo lontani a 300 metri, però si sentiva il mare, le onde. Sì, ci hanno cullato tutta la notte. Eccoci arrivati qua all'eremo di Santa Lucia. Molto probabilmente è di epoca islamica, quindi stiamo parlando del XVI secolo. Perché ci sono dei resti delle mura qua fuori che poi vi faccio vedere e una torre di forma circolare. Questi sono appunto segni che sia stata costruita in epoca islamica. All'interno invece è purtroppo ragazzi è chiusa, è aperta solo dal 15 giugno al 15 settembre ed è completamente gratuita. E adesso è chiusa, poi vi metteremo delle foto, però all'interno è, è proprio in tipico stile barocco valenziano. E tra l'altro qua si insediò la civiltà molto molto prima. Stiamo parlando del 3000 a.C. Infatti qua sotto ci sono dei resti dell'età del bronzo, dell'età del ferro e dell'epoca islamica. Come vi avevo detto, ecco qua i resti archeologici. Questa parte in grigio risale all'epoca del bronzo, quindi stiamo parlando di 3000 anni fa. Principalmente si dedicavano alla caccia, all'agricoltura e all'allevamento di bestiame. Poi la parte rossa è risalente all'età del ferro, quindi stiamo parlando di 1500 anni dopo. Già si può vedere perché già gli edifici sono di forma rettangolare e molto probabilmente era circondata da delle mura che sono queste. E più in avanti possiamo vedere nella parte in giallo che questa è risalente invece all'epoca islamica. Guardate qua, vi dicevo, sono stati appunto ritrovati dei resti, ceramiche dell'età del bronzo, le lance, le punte delle lance dell'età del bronzo e queste già sono già cocci dell'età del ferro e questi anche del bronzo. Questo appunto che risale all'età islamica, quindi questi sono i resti delle mura e appunto la torre che è di forma circolare. Ci rimettiamo in viaggio e direzione andiamo a vedere un castello, il castello Erano i Templari. di Civert. Risulta che è aperto. Abbiamo controllato in internet, vediamo se siamo fortunelli oggi, perché già con l'eremo in teoria doveva essere aperto ed era chiuso. Vediamo cosa succede. Andiamo un po'.
dici che mancava, no, Pier? No, però Un sono po' di pezzetti, sterrato. erano pezzetti di sterrato perché c'era il campo di avanzi, quindi è privato, ma ho potuto asfaltarlo però adesso. Adesso ritorna una, una strada normale, Asfaltato. però con un po' di ondule. Siamo arrivati al castello e siamo ritornati dentro la Sierra d'Irta e al parco naturale. E l'altro giorno ci siamo dimenticati di dirvi che ha una superficie di 7700 ettari. E già l'entrata per andare al castello. Guardate che bella, immersa nella natura. Il castello di Civerta, eccolo qua. È stato costruito tra il 1233 e il 1294. Ovviamente i cristiani, i templari arrivarono qua e così come lo vedete oggi il castello, i cristiani hanno fatto delle ricostruzioni però sempre sulla base della vecchia costruzione islamica, come appunto le due torri gemelle. E basicamente solo i cristiani riadattarono un poco solo l'interno appunto per le sue necessità. Era un castello convento. E adesso andiamo a vedere altre piccole parti, il deposito dell'acqua e la vista da sopra che deve essere uno spettacolo. Siamo nelle mura esterne del castello. Adesso, ragazzi, bisogna avere tanta immaginazione. Però qua ci sono delle incisioni. Questa parte non la tocco. Questa parte è un accampamento militare. Non so. Sembrano delle Qua c'è una testa, qua ci sono una torre, qua ce n'è un'altra, sembra. qua ce n'è un'altra e giusto qua sotto Oh, c'è una barca a vela. è qua. Questa è la vela Sono incisioni, ma non. e questa parte qua dovrebbe essere la barca. Ci vuole tanta immaginazione, ragazzi. Però qualcosa si vede. Non si vede bene. Eccoci qua all'interno delle mura del castello, dove qua c'era la vecchia cappella. Qua l'arco, qua c'era, immaginatevi un arco e qua si possono ancora vedere i resti dell'arco, dove appunto questa parte dell'arco è stata appunto appoggiata sul muro già esistente appunto della costruzione islamica e dall'altra parte invece appoggiava appunto su questi muri appunto di blocchi lavorati. E qua appunto si può ancora vedere l'accesso alla sacrestia. E immagino che questo è il resto dell'altare. Ci spogliamo ancora qua tanto? Sì, qua ci sposiamo. Oh, figata! Bellissimo, bellissimo. E la cappella è stata costruita con le torri Sì, assieme gemelle. appunto alle torri gemelle.
proprio qua sotto di noi, che ovviamente è tappato per ragioni di sicurezza, era l'aljibe. Vedete sta parola un po' che tutt'oggi in castigliano si dice aljibe, che è il deposito di acqua piovana. Quindi i templari raccoglievano l'acqua piovana da tutti i lati del castello. Lì vicino alla cappella si può vedere il canale, i resti del canale, diciamo, da lì raccoglievano l'acqua piovana e andava qua sotto, e lì ho visto un'altra entrata da qua, da qua c'è un altro che raccoglieva l'acqua da qua. Vedete il buco, se poi si togliesse questo dal buco probabilmente andava qua sotto a riempire il deposito d'acqua di acqua piovana, che aveva una capacità di 300 metri cubi di acqua, che è bello grande. E poi nel XIX secolo, durante la guerra civile spagnola, appunto è stato utilizzato come accampamento militare. Qua sotto, come potete vedere, ci sono i resti del paese che è stato costruita fuori dalle mura del castello. La sua superficie era di circa 1,5 ettari e c'era un pozzo indipendente fuori dalle mura che consentiva dare l'acqua a tutto il paese. C'erano delle botteghe e c'era tutta la parte dove viveva la gente. Ci siamo dimenticati di dirvi, come sempre, ragazzi, che per venire al castello è gratuito, possono entrare i cani legati, quindi al bacio, al bacio. Top. Ritorniamo verso il mare perché i cani si sono comportati benissimo e così si sfogano un po' sulla spiaggia, che anche loro, vero? Hanno il diritto di sfogarsi, Lo diranno, sempre legati sti giorni. Che poi, ragazzi, voi li vedete legati ben poco, però in certi luoghi è giusto che se ti richiedono che sono illegali noi li leghiamo senza problemi. Sì, camminiamo come i granchi perché dall'altra parte c'è una luce bruttissima. Abbiamo deciso, ragazzi, di andare nella spiaggia dell'altro giorno, che sono circa 15 minuti dopo il faro, così i cani possono stare liberi e possono correre, anche perché si è fatta una certa, ragazzi, e abbiamo fame. Abbiamo bisogno di mangiare. Andare indietro non riesco ad andare mica indietro No, tanto è dritto, strano. Sì. E poi guardi indietro se arriva qualcuno. Vabbè, qualcuno suonerà, no? Se arriva una bicicletta. Da 2 giorni a questa parte i colori sono cambiati, l'acqua è molto ma molto più pulita. Panino con brie e prosciutto crudo. Un po' posso il pane, però fa niente. Viva la sincerità. Buon appetito! Cos'è sta storia allora?
tu? Cina? Come la mamma al sole? Che non si stanca? Col culetto che non tocca per terra. Perché è freddolosa. E quell'altro? Quell'altro come uno zerbino. Dai, vogliaccio. Stai facendo la siesta da bravo spagnolo. Mangiato, abbiamo mangiato. I cani hanno giocato e riposato perché giocato. Oggi non ne avevano voglia, ragazzi. Però almeno hanno fatto la siesta. passeggiatina e si sono fatti pure la siesta. Torniamo verso il furgone perché inizia a fare freschetto. Freschetto. Comunque, il posto della notte, Pier, è sempre quello di ieri sera, Sì. Lì, ragazzi, ci vogliamo passare almeno una notte in più, vero Pier? Vista così bene, Sì. isolati da tutto, una vista spettacolare. Ti alzi la mattina col sorriso. E vediamo. Se riusciamo a vedere l'alba prima o poi. Stanotte l'hanno a serenamenti, domani dovrebbe essere sereno e vediamo se riusciamo a prendere l'alba. Che vogliamo vedere l'alba. Ci siamo fermati a fare l'aperitivo. Però Mi sono minerali idratanti, giustamente. è iniziata l'epoca. Dei tè. Non fa freddo, ragazzi, però ho voglia di un tè caldo. Inizia la stagione dei tè caldi. Cosa facciamo? Niente. Ce la teniamo così da È un po' triste come aperitivo. la freddolosa. L'aperitivo ce lo siamo fatti. Adesso andiamo a prenderci il desayuno, no, la colazione. La colazione per domani, ragazzi, che domani bisogna alzarsi presto. E io sono lungo, sono lento. Sì, è vero. Sono lento. Però ragazzi, questa cosa che alle 6 diventa buio a me non piace. Già c'ho sonno perché è buio. Alle 6, per favore. Ragazzi, abbiamo preparato la cena. Non è vero. Ha preparato la cena. L'ho preparata io. Cottolettazze, impanate, insalata, l'acciugnetta alla maionese che non può mancare, un po' di pane e filmetto e a letto. Che domani la sveglia è bella presto. È bella presto, no, è super presto. Ce la possiamo fare. L'episodio è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate, fateci domande, quello che volete. Vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao.